Partiamo da un concetto fondamentale: è necessario essere gigi da linea per andare forte in moto? No, assolutamente, però se capisci le dinamiche base della moto, questo può aiutarti a non fare cazzate. Vi siete mai chiesti perché è importante portare la frenata fino al centro della curva? Per quale motivo il motociclista medio ha una paura incredibile di frenare a moto piegata? Quante persone, amici, avete sentito che hanno paura che gli si chiuda lo sterzo in pista o in strada? Beh, oggi vi spiego tutto per bene, affronteremo un po' di tecnica, ma vedrete che non è difficile. Per quale motivo le moto da corsa, MotoGP, Superbike sono così alte, soprattutto davanti, con sospensioni molto lunghe, mentre le moto stradali sono più basse, con sospensioni più corte? C'è una misura che influenza di brutto la guida, anche in strada. Questa misura è variabile, nel senso che c'è la misurazione statica, quindi la moto ferma, e la misurazione dinamica. Non ci interesserà la misura in sé, in quanto solo attraverso programmi di analisi telaio usati nelle gare è possibile sapere la misura in dinamica, ovvero mentre la moto si muove, ma è importante capire il concetto. Questa misura è l'avancorsa, e l'avancorsa è la distanza tra il punto in cui la ruota anteriore tocca il suolo, quindi la verticale nel punto di contatto, ed il punto dove arriva la linea immaginaria che scende dal perno dello sterzo, cioè da dove gira la forcella, non dalla forcella. Ora, sembra una cosa da ingegneri, ma in realtà influenza tantissimo il comportamento della moto. Maggiore è l'avancorsa, più la moto è stabile, ma gira in uno spazio maggiore. Minore è questa misura, maggiore è l'agilità, quindi meno stabile, ma sicuramente gira in meno spazio. Per capirci, Harley Davidson avancorsa molto pronunciata, booster motorino pochissima avancorsa. Nelle moto da cross, ad esempio, siccome sono fatte per essere guidate su fondi senza aderenza, con molte buche, hanno un angolo di inclinazione del canotto di sterzo molto ampio, che porterebbe ad avere un'avancorsa esagerata, ed è per questo motivo, e se ci fate caso, nelle moto da cross il piedino della forcella ha l'alloggiamento del perno ruota in avanti, e questa cosa è fatta per ridurre l'avancorsa. Quindi nelle moto da corsa in generale, per molti motivi, ad esempio aumentare il trasferimento di carico, migliorare la maneggevolezza, migliorare la luce a terra, migliorare la stabilità in frenata e in accelerazione, le moto vengono alzate molto rispetto a quello che potrebbe essere la stessa moto in versione stradale. In strada non abbiamo condizioni estreme, non si frena come in pista, e soprattutto avere una moto che fa molte escursioni con le sospensioni può spaventare l'utilizzatore medio, che invece ha bisogno di una moto più stabile che si muova meno. Nel primo caso, quello delle moto da corsa, è il pilota a modificare la geometria della moto con frenate, accelerazione, posizionamento durante la guida, mentre in strada è la moto che deve aiutare il guidatore. Sì, ma Edo, cosa vuol dire? Voglio dire che se abbiamo la stessa moto in versione strada e in versione pista, nella prima sarà la moto ad avere una geometria per la quale la moto possa girare le curve agevolmente, mentre per le moto da corsa spesso sono molto più alte, perché poi il pilota, guidando e utilizzando i comandi di freno e acceleratore, porta la moto nella posizione ideale per girare le curve. Quindi perché è importante frenare fino in curva e perché l'avancorsa influisce in questo? Prima di entrare nel vivo del discorso, vi voglio ricordare che per il Black Friday con Backpack Racing, che è la consulenza che svolgo in pista per aiutare le persone a migliorarsi, sono disponibili gli ultimi coupon al prezzo attuale. Potrete quindi avere o regalare la consulenza prima che a fine anno cambino un po' di cose, semplificheremo il tutto, aumenterà un po' il prezzo, quindi questa è l'ultima occasione. Per chi non lo sapesse, cosa facciamo a Backpack è un metodo di insegnamento diverso, nel quale non c'è nessun istruttore che gira con voi, ma attraverso le riprese delle telecamere poste sulla vostra moto vi viene spiegato cosa, come, quando, perché fare determinati movimenti, e parte importante della giornata è appunto la parte tecnica, perché mentre parliamo della vostra guida facciamo il posizionamento in sella vostro e della moto, e compiliamo la scheda con il setup della vostra moto, così andate a casa con ben chiaro cosa fare e come è regolata la vostra moto. Attenzione che sono a numero chiuso, quindi i coupon non sono infiniti. Detto questo, andiamo avanti. Quando freni, specialmente entrando in curva, la forcella si comprime e la moto si abbassa davanti. Questo fa sì che l'avancorsa si riduca, permettendo alla moto di girare a parità di angolo di piega di più, piuttosto che se non stessimo frenando. Quindi banalmente, più la moto è bassa, più volta velocemente. Se invece smetti di frenare troppo presto, la forcella si rialza, l'avancorsa torna a essere più lunga e la moto diventa più stabile, ma questo significa che è più dura da girare. In pratica la moto allarga e non segue più la traiettoria come vorresti. Pensatela così: quando stai frenando stai schiacciando la parte anteriore
anteriore e ci sono solo vantaggi perché la moto gira maggiormente, girando più velocemente puoi piegare meno o a parità di piega giri più velocemente e, cosa molto importante, sfrutti la moto per come va sfruttata. Cosa voglio dire? Che frenando fino al centro della curva, ora non focalizzatevi sul punto preciso perché dipende dalla curva, dipende dalla moto, generi impronta a terra schiacciando maggiormente il pneumatico. Se molli prima della curva perdi quel vantaggio e rischi di finire largo oppure devi andare più piano. Inoltre, entrare in curva senza freni con la moto che scorre e basta è pericolosissimo perché non stai generando nessun carico sulle gomme. Ed è per questo che a molti amatori si chiude il davanti inspiegabilmente, o meglio, inspiegabilmente per loro. Io vi assicuro che con Backpack Racing sapete e mi vedete spesso a Cremona, che è il circuito presso il quale facciamo un sacco di date durante l'anno, e quando mi affaccio al muretto a guardare le persone entrare in curva 1 senza freni, ho i brividi lungo la schiena per loro. E qualcuno mi ha anche chiesto: ma alla 1 è necessario frenare? Roba da matti. Allora, come facciamo a frenare fino al centro della curva senza andare a stenderci ogni piega? Venire a Backpack. Scherzo, comunque con un po' di pratica e precisione. Prima di tutto, quando si approccia una curva, quindi una frenata, non puoi pretendere di entrare con 55 gradi di piega ed il freno tirato alla manopola. La frenata va modulata, infatti è molto importante la prima parte della frenata, che è quella che serve a rallentare la moto pian piano, e mano a mano che si inclina si rilascia il freno. Un bel gioco per esercitarsi può essere cercare di toccare il ginocchio prima di aver rilasciato il freno, ma comunque è bene esercitarsi con calma e magari, chi è poco esperto, su moto piccole e in piste lente. Tenere il freno fino alla fine ci permetterà di avere più grip sulla gomma e soprattutto tenere la moto bassa, che ci aiuterà a voltare velocemente. Ora vediamo l'orrore degli errori, anzi l'errore degli errori che si vede fare spesso. E sì, se stai guardando questo video e ti è successo quello che sto per dire, devi commentare. Molti amatori che girano lamentano questa cosa: ma la moto non gira, faccio fatica a tenere la linea, vado largo. L'amico di turno o il sospensionista di turno poco esperto ti dice: abbassa davanti, quindi sfila le forcelle rispetto alla piastra. Abbassando l'avantreno della moto vedrai che andrà meglio. In realtà e in teoria è vero, ma è proprio qui l'errore. Se giri anche 5 secondi più piano di un pilota, quindi forte, e la moto non gira, partendo dal presupposto che abbia delle misure nella grazia del Signore e non cose matte smanacciate da incapaci, probabilmente non è la moto, ma frenando piano o mollando il freno presto trai delle sensazioni sbagliate dalla moto. In realtà, al posto di abbassare la moto davanti, potresti abbassarla tu, cercando di frenare più profondo, magari più forte, e vedere come la moto cambia radicalmente se la usi in maniera diversa. Quindi spesso molti amatori agiscono sulla geometria della moto sbagliando, e per ovviare a un problema che è dato dalla loro guida estremamente amatoriale. Ricordatevi questa frase: se guidi male ti fai la moto per andare male. E questo è un problema anche dei piloti, figuriamoci a livello amatoriale. Perché è molto probabile che sia sbagliato abbassare l'anteriore? Perché la moto perde agilità e stabilità in frenata, migliorando l'unica parte che molto probabilmente, chi fa questo errore non lo sa, non serve migliorare. Soprattutto in pista la frenata è fondamentale, e se hai una moto molto bassa all'anteriore come geometria avrai sicuramente problemi in frenata. Inoltre, nelle moto da corsa la corsa delle sospensioni viene allungata perché si tende a alzare le moto per avere maggiore maneggevolezza e trasferimento di carico, che ci aiutano nell'utilizzo della moto, ed allungare le sospensioni serve a riportare la moto nella posizione ideale per girare le curve. Nella guida in moto sportiva e non, in pista o in strada, è sempre un corretto bilanciamento dei pesi della moto, sì, ma attenzione, a differenza delle auto dove il pilota sta fermo seduto e non si muove, in moto già solo come sei fatto, come ti muovi può fare la differenza. Aggiungiamoci il fatto di usare la moto male, è ovvio che prendi una direzione
direzione proprio sbagliata sia nel setup che nell'apprendimento del tuo stile di guida. Cosa da non fare per esercitarsi a portare il freno fino al centro della curva e farlo se si è poco convinti. Appunto per questo, ripeto, fatevi seguire da me con Backpack o da chi è qualificato. L'errore che fanno in molti è voler frenare più tardi, più profondo, ma non avere le basi né la convinzione corretta per farlo. Come in tutte le cose, più sei preparato e meno sbagli, e sapere come muoversi, come approcciare la frenata, come eseguire la frenata sicuramente farà la differenza e vi farà risparmiare inutili errori. Spesso molte persone provano a frenare più profondo, più forte, ma se non sei in posizione, moduli male la frenata, ad esempio frenando piano nella prima parte, cadono perché non avendo rallentato la moto subito dovranno tenere il freno troppo a lungo e troppo piegati per rallentare la moto, e quando va bene vanno larghi, quando va male si chiude l'anteriore. Vi lascio con una riflessione dopo aver visto il video. Per chi ha girato a Cremona sapete benissimo che uno dei posti in cui gli amatori cadono più spesso è la famigerata curva 2. Secondo voi perché? La risposta è nel video. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto. In descrizione il link per Backpack e fatemi sapere nei commenti che vi leggo tutti. Ciao!